Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo raffinato gioiello realizzato con l'uncinetto. Dobbiamo andare ad incorporare le nostre perline, possiamo utilizzare sia delle perle bianche oppure sia dei punti luce come questi che fanno davvero tanti colori. Possiamo usare anche quelli trasparenti che sono molto belli e decorativi. E possiamo realizzare questo nostro sole. Possiamo utilizzarlo sia come ciondolo per una collana o oppure come base per gli orecchini. Possiamo farne due uguali e realizziamo questi bellissimi orecchini. Spero che il tutorial vi sia utile e andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per iniziare il nostro medaglione mandala vado ad utilizzare un uncinetto 0,75 mm e naturalmente anche le perline devono poter entrare. Fate un po' la prova, vedete se entra all'interno, e il filo naturalmente deve essere molto sottile, e vado a fare 8 catenelle e le vado a chiudere ad anello. Le ho chiuse ad anello in questo modo e vado a lavorare 8 maglie basse prendendo la maglia in questo modo. Entro nel cerchio, vado a fare la maglia bassa e vado a fare 8 maglie basse e poi chiudo nella prima maglia. Ora vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 16 maglie lavorate sempre a maglie basse e ci chiudiamo sempre con una maglia bassissima. Ora facciamo 2 catenelle, prendiamo la nostra perlina e la andiamo ad inserire all'interno. Prendiamo il filo da questo lato, dobbiamo incorporare la nostra perlina. Fatto questo, entriamo nella prossima maglia subito dopo e andiamo a fare 3 catenelle. Entriamo nella prossima e andiamo a fare una maglia bassa e ripetiamo l'operazione di mettere una perlina, quindi a una parte la mettiamo, all'altra no. Andiamo a fare un archetto e poi aggiungiamo la perlina, un archetto e una perlina per tutto il giro. Ora su ogni perlina e su ogni archetto di sotto che avevamo lasciato dobbiamo andare a lavorare una maglia alta e 2 catenelle, quindi partiamo proprio dalla prima perlina che abbiamo qui, andiamo dalla parte di dietro e facciamo una maglia bassissima. Partendo di qui andiamo a fare 1 2 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta e poi vado a fare 2 catenelle, prendo il filo e vado nell'archetto subito a fianco qui e vado a fare una maglia alta e 2 catenelle, poi vado sulla perlina e vado a fare lo stesso lavoro. Quindi faccio questa sequenza in questo modo. Una volta vado sulla perlina e un'altra volta invece vado nell'archetto. Nella perlina dobbiamo andare sulla parte di dietro naturalmente. La sequenza da fare è una maglia alta dietro la perlina, due catenelle e una maglia alta nell'archetto successivo, e ripetiamo per tutto il giro questa sequenza: una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle. Per completare il giro facciamo le ultime 2 catenelle e ci agganciamo nella prima della maglia alta, che erano le 3 catenelle in sostituzione. Ora entriamo in ogni archetto di sotto e dobbiamo lavorare 3 maglie alte. Sostituiamo la prima con le 3 catenelle e poi andiamo a fare la seconda e la terza.
entriamo nel prossimo archetto, ripetiamo 3 maglie alte per ogni archetto sottostante. E completiamo così tutto il giro. Ci chiudiamo sempre nella prima delle 3 catenelle e ora dobbiamo fare 3 catenelle e dobbiamo saltare le 3 maglie alte del giro precedente. Entriamo e facciamo una maglia bassa. Come prima volta andiamo a fare i 4, 1 2 3 e 4 in sostituzione della prima maglia bassa. Saltiamo 3 maglie di sotto, 1 2 3, entriamo qui e andiamo a fare una maglia bassa. Ripetiamo 3 catenelle e una maglia bassa per tutto il giro. 1 2 3, entriamo qui, facciamo la nostra maglia bassa. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. E ora partendo di qua dobbiamo lavorare 5 catenelle, però nel primo giro vado a fare simbolo e sostituire la prima maglia bassa. 2 3 4 5 e 6, solo per questa volta vado a fare in questo modo. Poi vado ad inserire la mia perlina qui, vado ad inserire la perlina qui al centro, ecco qua, la prendo in questo modo, chiudo la perlina all'interno e vado a lavorare 1 2 e 3, una maglia tripla al centro dell'archetto. Entro qui nell'archetto, sono 1 2 3 qui, e vado a lavorare la mia maglia alta tripla. 2 3, chiudo e lavoro di nuovo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 catenelle. Vado poi nel laterale dell'archetto qui e vado a fare una maglia bassa e ripeto l'operazione. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado ad inserire la perlina, la vado a bloccare passando il filo, poi vado a fare una maglia bassa così e poi vado a fare 1 2 e 3, una maglia alta tripla nell'archetto qui, 1 2 3, chiudo e poi vado a fare 5 catenelle e mi vado ad agganciare al lato dell'archetto e ripetiamo l'operazione. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado ad inserire la perlina, blocchiamo la perlina facendola passare in questo modo, facciamo una maglia bassa per bloccare tutto e poi andiamo a fare 1 2 e 3, una maglia alta tripla nell'archetto, 1 2 3 e chiudo e poi vado a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 ed entro nel laterale dell'archetto e faccio una maglia bassa. Ripeto questa sequenza per tutto il giro.
5 catenelle, inseriamo la perlina, poi facciamo una maglia alta tripla e di nuovo 5 catenelle al lato dell'archetto e verrà un bel sole. Arrivati a questo punto possiamo fare il gancio e possiamo fare in questo modo: lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle, inseriamo la perlina, la andiamo a chiudere all'interno e lavoriamo 1, 2 catenelle, possiamo inserire una seconda perlina. Questo poi potete deciderlo voi come andare a terminare. E possiamo poi realizzare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 catenelle, ci agganciamo nella maglia qui sotto la perlina con l'ultima che abbiamo messo, facciamo una maglia bassissima e andiamo a lavorare 9 maglie basse nelle 9 catenelle e possiamo staccare il filo. Poi con ago e filo andiamo a bloccare questa parte. Questo sarà l'occhiello per inserirlo poi in un cordoncino oppure in una catena, come preferite. Date bene la forma al vostro sole, andate ad aprire tutti i raggi per bene e questo sarà il nostro medaglione. Con lo stesso possiamo fare anche un bellissimo orecchino, molto bello e raffinato, davvero elegante. Ed eccolo terminato. Questo è il mio mandala, che può essere utilizzato sia come orecchini che come ciondolo per una collana, molto raffinata ed elegante. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e ci vediamo alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.